Ciao a tutti, buona giornata. Sentite i rumori alle mie spalle, è un'ora che giro per trovare un posto tranquillo. In più c'era anche la nebbia, invece adesso guardate, si vede il lago bene. Come raccontarvelo, come fare il video, di cosa sto parlando. Voi tutti giustamente mi chiedete a gran voce la mia esperienza, cosa mi è successo e cosa mi succede ancora, e non so, sono indeciso se fare una serie di video, non tantissimi, 2, 3 forse, dovrei riuscire, anche perché sennò diventa un poema e non va bene, più a raccontare qualche dettaglio che magari nel libro, così, un libro riassuntivo di 50 pagine poi non ho potuto descrivere. Oppure fare 1 o 2 dirette e quindi raccontarvi la cosa in diretta, così che magari se c'è qualcosa che non vi torna, che vi stupisce, potete pormi il quesito in diretta. Questo è un argomento di sicuro interesse. Avevamo detto all'arrivo di 5.000 sul Pirata, ma poi vi ho promesso che dopo i 1.000 ve l'avrei raccontato, e i tempi sono maturi, siamo verso il Natale e quindi è giusto portarvi anche questo segno. Ovviamente questo segno mi esporrà non poco anche alle male lingue, ne sono cosciente, e quindi come farlo? Lo facciamo qua sul Pirata, lo faccio sul primo canale, faccio le dirette con l'intervento o facciamo dei video. Cosa preferite? Secondo voi qual è il modo migliore per esporvi una cosa che io vivo nella normalità o nella pazzia, potrebbe dire qualcuno, ma visto che sono coerente a me stesso, coerente allo spazio-tempo in cui vivo, nelle 3 dimensioni, nel movimento, in tutto, mi hanno detto che sono sanissimo, e quindi in che modo posso esporvi al meglio queste esperienze, perché poi di esperienze si tratta. Mamma mia, guardate che è sempre un paradiso il lago, devo essere sincero. Grazie Gesù che mi hai messo in questo posto meraviglioso, questa fortuna. Guardate, la Olia al cappottino stamattina, perché stamattina si batte brocchetta, come si dice, si batte fresco. Allora, come là ci sono gli operai, allora taglio di nuovo per il giro lungo. Come raccontarvi questa esperienza, anzi no, facciamo il giro e mi fermo un po' prima. Come raccontarvela? È un bel dilemma, come anche partire, come nel piccolo libro ho cercato di spiegare che non è facile spiegarvi anche i cambiamenti interiori, la comprensione delle cose, il fatto che io ero peggio di uno di voi, nel senso veramente no, incredulo, di più, io smontavo veramente ogni teoria. Qua arriva ancora gente, allora ci giriamo. Ogni teoria, come si dice, sull'esistenza di un Dio, di un creato, veramente smontavo tutto, e ne avevo le capacità culturali ed ero fortemente preparato per poterlo fare, e quindi riuscivo
ovviamente fino a un certo punto, perché ogni teoria ha dei limiti, riuscivo comunque a sfatare tanti luoghi comuni. Quindi ero veramente incredulo che potesse esistere un qualcosa di più se non quello che noi tocchiamo fisicamente. Poi ci sono alcune cose che ce ne possono dare l'esempio invece, che le cose sono diverse. Lo vediamo tutti i giorni quando camminiamo per strada: una panchina, un portabiciclette, un palo, sono lì, sono oggetti, sono fermi, non cambieranno mai, anzi col tempo si deteriorano, non prenderanno mai vita da soli, non ci sarà mai una qualche coincidenza che gli darà l'opportunità di diventare vivi. Poi vediamo gli alberi, da un nulla, da un seme ci troviamo un tronco, un albero cresciuto. È bello, è la natura, biologicamente si spiega, la scienza dice che però comincia a instillarsi il fatto che per caso la vita non nasce. Comunque queste sono considerazioni normali che possiamo fare tutti. Andando avanti col discorso, in che modo posso darvi questa testimonianza? Scrivetemi qua nei commenti come la pensate, secondo voi qual è il modo migliore, e io cercherò di esaudire il modo in cui voi lo ritenete meglio. Ovviamente c'è da capire il costrutto della faccenda, che non è tanto cosa è successo a Ermanno, ma è tanto che attraverso l'esperienza di Ermanno si possa capire o cominciare a prendere coscienza che anche nella nostra vita esiste di più, esiste molto di più, non è così visibile, non è così tangibile. Io faccio sempre l'esempio delle onde del telefonino: noi non le vediamo, non le sentiamo, il wifi a casa non lo notiamo, poi ci nascono i bambini verdi, non capiamo perché, ma ci sono le onde elettromagnetiche, e quindi anche questa cosa spirituale che fa parte di noi è altrettanto intangibile, fin tanto che non avremo uno strumento tecnico per misurarla. Uno strumento lo abbiamo ed è all'interno di noi. Quindi la mia esperienza può servire, può essere indicativa, non lo so, forse lo credo io, a darvi una piccola speranza, un piccolo segno che le cose di cui parliamo sono vere tanto quanto la panchina, il paletto di ferro, la pianta che cresce, il lago davanti a me. Per questo voglio trovare il modo migliore per esporverla, partendo proprio dall'inizio nel quale non c'è nulla. Tutto è scomparso dalla mia prospettiva umana per quel punto di vista, le altre cose andavano anche molto bene, più di adesso sicuramente, anche perché ero più giovane, e quindi non avevo nessun motivo per ricercare quella che da molti viene chiamata un oppio dei popoli, la religione, o per cercare attraverso la fede una speranza. Non avevo nessun motivo, almeno così esteriore, almeno così conscio. Per cui anche questo è da spiegare, da trasmettere nel migliore dei modi, proprio per capire che il primo incredulo, il primo non credente, il primo scettico ero io. E
E vabbè dai, scrivetemi qua sotto nei commenti come la vedete, cosa ne pensate, secondo voi in che modo procedere, e io cercherò di seguire le vostre indicazioni e partiremo anche con questo racconto. Per il vlog di oggi è tutto, ci vediamo questa sera per chi ci sarà. Ho visto che molti preferiscono il mercoledì, ma semmai lo potremo fare la settimana prossima. Ormai era prenotato per questa sera, ci vediamo questa sera su Google Meet alle 21 e quindi vi aspetto lì. Ciao a tutti da Armando. Ciao!